Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti a un nuovo video dedicato ai miei prodotti beauty preferiti del periodo. Siccome è passato un po' di tempo dall'ultimo video dedicato ai preferiti del mese, era novembre, eoni fa, nel frattempo transita un aereo qua sopra. Vabbè. Dicevo, siccome è passato parecchio tempo dall'ultimo video dei preferiti del mese, ho accumulato un sacco di robe che mi hanno entusiasmato, che vorrei condividere con voi. Alcune le ho già menzionate su Instagram. Se non mi seguite, mi trovate qui, vi consiglio di farlo. E ho deciso però di suddividere in due video, perché se facevo un preferiti del periodo durava 6 giorni. Anche perché, to be honest, onestamente, nell'ultimo mese e mezzo, 2, ho comprato una svalangata di roba. Mi è proprio ritornata sta fregola fortissima, anche perché ho passato praticamente un mese chiusa in casa in pigiama. Poi quando ho ripreso a lavorare, ad uscire, boom, a bomba. Quindi oggi ci concentriamo sul mondo beauty, c'è un po' di trucco, un po' di cura della pelle, anche una robetta per capelli. La prossima volta vi parlo dei nuovi acquisti che mi hanno entusiasmato dal punto di vista degli abiti, degli accessori, magari qualche random, insomma li divido, Ma cominciamo con i trucchi, perché ho scoperto, alla buon'ora, Giuliana, meglio tardi che mai, che We Makeup, brand italiano specializzato appunto in make-up, in trucco, dà la possibilità di creare la propria palette di ombretti personalizzata scegliendo tinta per tinta, uno per uno, tra opachi, glitter, metallici, tanta roba, e i formati che offrono sono 3, palettina da 3 ombretti, mi pare, questa da 9, che è quella che ho scelto io, e poi forse da 12. In ogni caso feliciona, perché finalmente ho potuto mettere insieme tutti gli ombretti che ho sempre desiderato, e questa è la mia perfetta palette di ombretti. Forse ho anche sputato dall'emozione, scusate, troppe emozioni tutte insieme. I più attenti di voi noteranno che un po' ricorda la Wild Python di Huda Beauty, che vi avevo consigliato appunto nei preferiti di novembre, perché ha un po' di tonalità fredde, un po' di tonalità calde, qualche glitter, qualche metallico. Ve la faccio vedere più da vicino. Una bomba, posso dire, sono follemente innamorata delle tonalità che ho scelto, anche perché ultimamente sono in fissa con i verdi, i gialli e i colori mattone, e qua non ho parole, proprio contenta. Parliamo della qualità degli ombretti? Mi sembra giusto? Non male. Allora, il prezzo è contenuto. Gli ombretti sono di buona qualità, un filo di fallout di ricaduta c'è, ma niente di irreparabile, quindi a mio avviso voto 8 su 10, consigliatissima soprattutto per l'opzione, che so che danno anche altri brand, però questo è un brand italiano e sapete che quando si può supportare un brand italiano, chi sono io per non farlo? Ve lo consiglio, insomma, ve lo consiglio. Poi lo spizio di scegliere ombretto per ombretto, io sono stata lì mezz'ora. Feliciona, primo preferito del periodo, senza dubbio la palette di We Makeup. Restando in tema di brand di trucco italiani, mascara preferito del periodo, quello di Espresso. Credo di averne già parlato, non sono sicurissima, l'ho un po' riscoperto di recente e mi sta piacendo tantissimo, perché è bello intenso, ma non impiastriccia troppo le ciglia. L'applicatore è fatto in questo modo, con setole in fibra, divide, allunga, molto intenso, molto visibile, pigmentato. Io innamorata. Ce l'ho su anche oggi, ma come al solito da là non vedrete assolutamente niente. Però fidatevi, se vi fidate di me, ottimo acquisto. E poi di nuovo brand italiano che non guasta. Poi, siccome sono entrata nel trip dei marchi italiani, perché se devo spendere almeno che si incentivi una realtà del nostro paese, ho ben 2 prodotti della Nabla, un brand italiano che ho scoperto da pochissimo, praticamente quest'anno. E ho 2 prodotti
Il primo è il mio eyeliner preferito in assoluto. Accennavo così nel video dei prodotti terminati, se ve lo siete perso lo trovate cliccando qui, ma metterò anche il link nella info box, che avevo scoperto un nuovo eyeliner che mi stava garbando assai, ed è il Serial Liner di Nabla per l'appunto. Intanto bellino il packaging, questo rosa metallico, e quello che lo rende molto interessante dal mio punto di vista è sia l'applicatore, che è una punta, non è feltro, è quasi un pennello molto mobile, un po' più difficile magari da utilizzare per chi non ha tanto la mano sull'eyeliner, quello con la punta in feltro è più semplice, però questo pigmentatissimissimo, e come vedete la punta è talmente sottile che permette di creare proprio il flick appuntito come piace a me. E il secondo prodotto l'ho scoperto ancora più di recente, perché dopo aver avuto così questa illuminazione sul Serial Liner ho detto fammi provare qualcos'altro di Nabla. Ho preso questo che è il Cupid's Arrow, una matita. Mi è piaciuto tantissimo il colore, questo marrone bruciato che è proprio up my alley, come si dice, up my alley, proprio mio. Io lo uso come ombretto e rende l'applicazione dell'ombretto velocissima, cioè la mattina quando non c'ho tempo, non c'ho voglia, zin zin zin, zin zin zin, pennello morbido, sfumato in un secondo. Bomba, bomba, disponibile anche in altri colori. Mi turba un po' il fatto che si chiami Arco di Cupido, che è quello delle labbra, ma non credo che sia un rossetto, però magari potrei provarlo anche così, perché poi alla fine io comunque lo uso, l'ho usato anche oggi per il trucco, in aggiunta tra l'altro per quel tocco di luminosità con questo colore qua della palettina di We Makeup. Quindi insomma molto bene, brand italiani che mi garbano assai e che mi sentivo di consigliarvi, anche spiegandovi un po' più nel dettaglio il perché e il per come. Poi, sempre per la categoria trucco, ho tanta roba di trucco, un po' meno di cura della pelle, voglio essere onesta. Due prodottini che ho scoperto l'ultima volta che sono stata da Sephora, mentre mi così dirigevo serena verso le casse e attraversavo quella landa di tentazione che sono gli espositori con tutti i mini. Avete presente da Sephora che c'è quella corsia con tutti i mini, che io divento pazza per i mini. Due prodotti della Milk Makeup, uno stick, un bronzer stick e un blush slash labbra, prodotto labbra. Uno si chiama il matte bronzer e l'altro si chiama il lip più chic. Andiamo per gradi, partiamo con il bronzer. È in stick, in crema, piccino perché l'ho preso lì appunto in quella zona di tentazione, ma mi sta piacendo un botto, perfetto per realizzare il trucco 3D. Ne avevo parlato in uno dei video dell'anno scorso, quello in cui stendi tutto in una botta sola, quindi bronzer, blush, correttore e fondotinta, però tutto in crema, e poi uniformi con un pennello morbido e sbarabam, meno prodotto in faccia. Perfetto soprattutto dopo una certa età, che i prodotti finiscono, come dicevo, spesso e volentieri, lo dicevo? Non so se lo dicevo, comunque finiscono spesso e volentieri nelle rughette, qui invece dritto per dritto. No, non lo dicevo, ma lo pensavo con l'eyeliner, perché anche lì l'applicazione dell'eyeliner dopo una certa età diventa complicata. Ho sviluppato, guardando dei video di TikTok, perché io giovane dentro, una nuova tecnica che ho così perfezionato con la ripetizione. Se vi va ne parlo anche sul mio Instagram, nei circoletti in evidenza. Poi se volete vi faccio un video anche qui, però c'è già di là, mi sembra. Molto bene il bronzer, ma spettacolare questo lip più chic, perché appunto fa guancia e labbra. Il colore è pazzesco, non si vede una cippa, ma ce l'ho su anche oggi perché c'ho sempre le luci di Barbara addosso. Va su che è un burro, proprio come il bronzer, si uniforma in un secondo, luminoso, ma cioè proprio io lo amo, li amo tutte e due, devo dire la verità, follemente innamorata.
Bene, questo conclude la categoria trucco. Passiamo alla categoria cura della pelle con due prodottini che ho trovato nel calendario dell'avvento di Niche Beauty. Ve ne avevo parlato nel video degli empties, forse ve ne avevo parlato anche in precedenza perché già mi era arrivato qualcosa prima delle vacanze di Natale. Un sito tedesco specializzato in marchi un po' più difficili da trovare qui in Italia, cose di altissima qualità, molto interessanti e appunto un po' più sconosciuti, meno noti, più difficili da trovare. Due cose ho da consigliarvi oggi, un siero e una crema. Partiamo dalla crema, che era appunto nel mio calendario dell'avvento. Il brand è Ven, un brand che io personalmente non avevo mai sentito. Age Reversing All-in-One Concentrate for All Skin Types, una crema giorno, notte, va bene un po' per tutto. La texture è abbastanza ricca ma va su comunque in un secondo, molto nutriente, molto idratante e molto piacevole da utilizzare, altamente consigliata. Sto calendario dell'avvento della Niche Beauty è stata una rivelazione perché sto scoprendo un botto di marchi, di brand che non conoscevo e che mi stanno piacendo assai. E il siero è della MDO, The Serum Simon Urian o Simon Urian MD, mi sembra più Simon Urian, però è un brand anche questo che non avevo mai sentito. È un siero concentrato anche qui che distende, idrata la pelle, la illumina con il suo applicatore pipetta, ne metto un po' sul palmo della mano e poi tin prima della crema mattina e sera. Mi sta piacendo assai e quindi volevo parlarvene. Che altro abbiamo? L'ultimo prodotto non è un prodotto di trucco, non è un prodotto di cura della pelle, è un prodotto per capelli, anche questo ne ho parlato su Instagram. È un olio alla rosa. Intanto la bellezza della confezione floreale, ma anche la bellezza proprio del boccettino in sé, sembra quasi un profumo. Il brand è Jésus ed è un olio per capelli ho detto rosa? Non è vero, infatti. È al miele, scusate, ero fissa con la rosa in testa, invece no. Questo è al miele e forse lo percepite anche vedendolo. Molto viscoso e molto lucidante sui capelli, va applicata la giusta quantità perché sennò come sempre gli oli per capelli, se ne metti troppo tendono ad ungere. Questo invece è super nutriente, li rende lucidi e meno crespi, che per me, che ho sempre un po' capello dita nella presa, è un optimum. Mi è piaciuto tantissimo, ne basta poco, infatti vedete lo sto usando da 2 mesi, spesso e volentieri, veramente 2 gocce, anche lì si scalda tra le mani e poi soprattutto sulle punte e sui flyaways, sui capelli volanti, sui baby hair, perché devo sempre parlare in inglese, mi piglio sta roba, vabbè, perfetto. Molto consigliato anche questo, era nel mio calendario dell'avvento di Niche Beauty, un altro brand che non conoscevo e che mi sta piacendo assai. Il che ci conduce alla fine di questo video dedicato ai preferiti beauty del periodo. Come sempre, non l'ho ancora detto, ma sul mio blog troverete i link di tutti i prodotti menzionati, in modo che possiate facilmente avere maggiori informazioni, conoscere i prezzi e anche eventualmente acquistare quello che dovesse interessarvi acquistare. Facciamo il disclaimer, facciamolo che così mi sento più a posto, disclaimer, nessuno dei marchi menzionati in questo video mi ha pagato per essere incluso, tutti i prodotti li ho comprati con i miei soldi, tutte le opinioni sono le mie, basate sull'uso e condivisibili o non condivisibili. Sapete che pelle diverse, età diverse, possono variare molto la percezione di un prodotto, però le opinioni condivise sono ovviamente le mie personali. Chiudiamo il disclaimer e l'ho già detto che il link al mio post dedicato, mi sa di no, lo trovate nella info box o cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Direi che non c'è altro. Se questo video vi è stato utile, vi è ispirato, vi è piaciuto,
vi ha intrattenuto anche semplicemente per un buon periodo di tempo, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se avete domande di qualsiasi tipo sui prodotti che vi ho mostrato oggi o su qualsiasi altro argomento, scrivetele nei commenti, io vi leggo, oppure venite su Instagram, scrivetemi lì dove mi trovate quotidianamente. E se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al mio canale e magari di cliccare sull'icona della campana in modo da ricevere una notifica ogni volta in cui pubblicherò un nuovo video. Sarà sempre di mercoledì, ma un po' più a random, un po' più bubusettete surprise, così non perdete i nuovi video. Direi che stavolta ho detto proprio tutto. Baci a stampo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!